Esercizio di riconoscimento di posizioni per la gamba. È un esercizio molto importante perché permette al paziente di migliorare la percezione del suo arto nello spazio. Se ci pensiamo, infatti, è difficile riuscire a camminare senza avere la consapevolezza di dove si trovi la nostra gamba nello spazio. Per eseguire questo esercizio adesso preferiamo la posizione da sdraiati e quindi è un esercizio che possiamo fare anche nei primissimi giorni in seguito all'ictus. Arriveremo ad effettuare la posizione da seduti quando affronteremo gli esercizi di categoria superiore. Per quanto riguarda le attrezzature non abbiamo bisogno altro che di pochi punti di riferimento da posizionare all'interno delle due gambe. Livello 0, il livello più semplice, che ci permette di prendere confidenza con questo tipo di richiesta. È il livello dove vediamo il paziente dover riconoscere fra due semplici posizionamenti della gamba: piegata o estesa. Se ci troviamo nei primissimi giorni in seguito all'incidente, è possibile che il nostro familiare abbia difficoltà ad esprimersi e quindi dovremmo agire attraverso l'indicazione di un foglio dove avremo disegnato le due conformazioni della gamba, quella piegata e quella distesa. Serve per prendere coscienza dell'arto inferiore. Allora, adesso ti piego la gamba o te la estendo e tu cerchi di capire come è messa la gamba. Facciamo una prova. Senti la gamba? Senti che te l'ho piegata? Prova un po' di individuare a quale somiglia. Esattamente. Quindi chiederemo l'indicazione attraverso il braccio destro che è in grado di muovere. Ora attento. Ovviamente se il paziente è in grado di poter rispondere verbalmente è preferibile. Come la senti adesso la gamba? Piegata o distesa? Distesa. Molto bene. Primo livello di calibrazione. Adesso le posizioni da dover riconoscere saranno tre e posizioneremo i punti di riferimento. Uno all'altezza dei due talloni, il secondo a metà dei polpacci, il terzo all'altezza delle ginocchia. Allora, ti faccio sentire queste posizioni. Il paziente sarà ad occhi chiusi. Questa è la posizione 1. Sì. E la gamba è distesa. Ora senti, La nostra mano sinistra abbraccerà la caviglia anteriormente prendendo i due malleoli. L'altra mano andrà poco sopra l'incavo del ginocchio. Faremo scivolare il tallone. Questa è la posizione 2. E questa è la posizione 3. Adesso prova a riconoscere. Dovremo aver cura, visto il mancato controllo che probabilmente il paziente ci dimostrerà, di tenere la gamba allineata e non in questo modo. Allora, questa era la posizione 3, adesso attento. 2. 2, esatto. Qui 3. molto bene. E 1. E questa è 1. Esatto. Secondo livello di calibrazione, al quale passeremo quando vedremo che il paziente riconoscerà con estrema facilità le 3 posizioni prima descritte e arriveremo a 5 posizioni. Quindi la posizione maggiormente flessa sarà sempre all'altezza delle due ginocchia, però
tra la prima e la quinta ne metteremo altre 3 a pari distanza. Adesso abbiamo 5 posizioni. Questa è la 1, 2, non mi devi aiutare nel movimento, lo faccio solo io. 3, 4 e 5. Ora attento. 2, Molto bene. 3, Ti faccio sentire come sarebbe stato il 3. Così. allora 4, Esatto, prima era la posizione 4. Attenzione adesso. 1, E 1. Molto bene. Terzo livello di calibrazione. Questo sancisce il passaggio agli esercizi di categoria superiore che troveremo nel capitolo 7 e che riguarderanno il riconoscimento di posizioni sul piano inclinabile per il recupero del cammino, per intenderci la tavoletta, e riguarderanno l'esercizio di riconoscimento di moquette per il